Dal 1998, anno di debutto, la Smart ha riscosso un immenso successo sul mercato mondiale, ma soprattutto su quello europeo. In questi oltre 2 decenni, va detto, l'abbiamo vista in 1000 salse diverse per versioni, allestimenti, carrozzerie, ma anche limited edition. Oggi però siamo qui all'Autodromo del Levante di Binetto per mettere a confronto 2 Smart molto speciali. Il progetto di una microcar compatta risale a molti anni prima del 98, nato dall'idea di una vettura a soli 2 posti, perfetta per essere parcheggiata in città. Solo a fine anni 90 però Mercedes riuscì a dar luce ad una piccola auto, caratterizzata da una cellula di sicurezza Tridion, capace di resistere a collisioni importanti e dalla lunghezza di circa 2,5 m. Il nome scelto, Smart, non fu casuale. L'auto infatti nacque dalla visione dell'inventore di Swatch Nicolas Hayek insieme a Mercedes-Benz, Swatch Mercedes Art appunto. Motori da 599 a 999 cc, benzina, diesel o ibrido, hanno contraddistinto questa micro compact car dal nome dell'azienda subentrata Swatch, che ha rapito il vecchio continente nel giro di pochi mesi, grazie ad un design inconfondibile ed unico, numerose combinazioni di colore, varianti cabrio o 4 porte, ma anche versioni a dir poco eccentriche. Tutto all'insegna della funzionalità, anche e soprattutto in questa generazione V453. Sì, perché va detto, l'ultima generazione della Smart secondo noi incarna perfettamente la filosofia della micromobilità, non soltanto per le sue dimensioni, 2,70 m di lunghezza per 1,66 m di larghezza e 1095 kg di peso che la rendono super pratica in città, ma anche perché, come penso abbiate capito, viene offerta solamente in versione 100% elettrica. Il pacco batteria che si trova al di sotto della vettura ne migliora di gran lunga la dinamica perché abbassa il baricentro e alimenta il motore elettrico da 60 kW, parliamo quindi di circa 82 cavalli. L'auto è capace di percorrere 160 km di autonomia con una sola carica completa e sviluppa 160 Nm di coppia per una velocità massima di circa 130 km/h e un'accelerazione nello 0-100 di circa 11 secondi. Ma quali sono le differenze con la versione Cup? Chi meglio di un pilota ufficiale per scoprirlo? Francesco Savoia, classe 1982, rappresenta l'eccellenza del motorsport pugliese. Ha mosso i primi chilometri sui kart nel lontano 1991 e da buon pilota fasanese è cresciuto a pane e corse in salita, aggiudicandosi il campionato italiano velocità montagna nel 2016. Impossibile dimenticare anche la sua carriera con le Seat nel campionato TCR. Ora però ha inizio un nuovo, elettrizzante capitolo della sua carriera sportiva. Debutta infatti quest'anno nella Smart E-Cup con una forciuta competizione di city car che, all'apparenza, sembra una Smart normale. Le differenze sostanziali dalla vettura stradale alla vettura da corsa, almeno per quanto si possa vedere così esteticamente, vediamo che hanno sostituito sicuramente i fari, poi hanno sostituito i vetri e il parabrezza, sempre con un materiale che ovviamente va a ridurre il peso confronto a quello originale, quindi è sicuramente più leggero dei vetri che montano l'originale, e questo è apparentemente quello che esteticamente è stato fatto. Poi se entriamo più nel dettaglio, pare che abbiano sostituito l'assetto confronto alla stradale proprio per avere delle prestazioni migliori in pista. Guardando un attimino l'interno della vettura, sempre per ridurre il peso, è evidente che abbiano sostituito il cruscotto con un cruscotto fatto appositamente in vetroresina e poi è stata completamente svuotata, tolto il sedile, tutta la moquette, tutta la roba che non serviva, ed è stato montato un roll bar appunto per la sicurezza in caso di incidente. Per notare appunto le differenze che ci sono tra una vettura e l'altra a livello di prestazioni, non ci resta altro che entrare in pista e provarla sul campo. Perfetto, andiamo! Siamo a bordo, ho il mio casco veramente rudimentale a confronto con quello da pilota di Francesco. Cintura di sicurezza allacciata, bracciuolo per ora su. Facciamo un paio di dettagli, in primis finestrino su, perché ragazzi non si può. La macchina è pronta, togliamo la modalità eco. Partiti, chiaramente mi ha già superato. Tutto giù, il rettilineo di Binetto
posso dirvi, mi ha già battuto, ora facciamo inversione. Però devo dire che già questa prima accelerazione con la nuova Smart EQ è bella potente, ragazzi, si fa sentire. Me la dai un'altra possibilità? Ora ci apprestiamo ad un secondo tentativo, ragazzi, spero che mi si senta perché sto tutto imbacuccato con questo casco, evidentemente non da smart. È stato fantastico perché questa era la prima drag race che portiamo qui sul canale di WeDrive, il rettilineo di Binetto è ottimo per farle. È fantastico, chiaramente la sua macchina è alleggerita di circa 200 kg e quindi con tutte le componentistiche eliminate, il secondo sedile, la mia è quella più borghese se vogliamo, però non eravamo troppo distanti perché il suo motore elettrico è lo stesso della mia Smart EQ. Come prima, che distanza ragazzi, non ce la faccio proprio, 200 kg in meno su un'auto da 1095 kg, quindi la sua pesa sugli 800 circa, si fanno sentire di brutto, però i freni della Smart sono belli pronti, devo dire, ero preoccupato perché magari dicevo una macchina così piccola su questa velocità, non ho neanche visto a che velocità siamo arrivati, però pensavo perdessimo un po' di stabilità e invece no, freni ottimi, non si è scomposta per niente. Non sono solo i freni e l'assetto della Smart EQ ad essere appropriati. Quando il brand ha annunciato la scelta di riconvertirsi alla produzione delle sole auto elettriche, in molti hanno storto il naso. Ma in un periodo storico come questo, con la sempre maggiore consapevolezza del problema inquinamento, un'auto come la Smart può sicuramente contribuire a far respirare meglio il pianeta, ma anche gli abitanti delle grandi città, da troppo tempo oppressi da traffico insostenibile e smog insopportabile. Ragazzi, che dire, è stata un'esperienza entusiasmante perché era la nostra prima gara di accelerazione e non posso che ringraziare Citycar per l'opportunità, il nostro amico Francesco Savoia e anche l'autodromo del Levante. È stata una gara breve ma intensa questa accelerazione che ha dimostrato però ancora una volta l'importanza del motorsport per l'evoluzione tecnologica delle auto civili, le auto che guidiamo per strada nella nostra vita quotidiana, e la Smart che partecipa alla EQ Fortune Cup ne è l'esempio perfetto. Quindi cos'altro dirvi prima di salutarci? Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, ricordatevi di seguire perché noi lo faremo su tutte le pagine social della Smart EQ Fortune Cup, la prima gara, nonché il debutto del nostro amico Francesco Savoia a Magione l'ultimo weekend di luglio. Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello perché chi lo sa, magari potremo portare in strada questa volta la nuova Smart Fortune EQ by Citycar e inoltre seguiteci anche su Facebook, Instagram e non perdetevi l'articolo completo su wedrive.tv.